Salve ragazzi e benvenuti, sono Leferry ed oggi scopriamo KERBAL Space Program numero 2, ovvero il sequel di uno dei giochi di simulazione spaziale più famosi di sempre. Ecco, gioco che ovviamente non si prende particolarmente sul serio per quanto riguarda la grafica e i personaggi che andremo ad usare, ma che in realtà è molto fedele ai principi della scienza, tant'è che immaginate uno dei suoi principali sostenitori e giocatori è Elon Musk, sì, il presidente di Tesla, filantropo miliardario, eccetera eccetera eccetera, per cui sicuramente il perché c'è. Questo gioco però, al contrario del primo, è tuttora in versione early access, è uscito da qualche giorno se non ricordo male, il prezzo di listino è di 50 euro e probabilmente rimarrà in early access per parecchio tempo, circa un anno e mezzo. Al momento è abbastanza scarno di contenuti, tant'è che su Steam le recensioni sono al momento miste, non tanto per la qualità ma per la quantità di contenuti, per l'appunto, ovvero pecca di tante mancanze, volutamente, nel senso che nella roadmap è scritto tutto ciò che verrà implementato un po' alla volta. Al momento, se non ho capito male, abbiamo una sorta di esperienza sandbox, quindi sostanzialmente che lascia il tempo che trova, non ha una sorta di campagna come in realtà ha il primo capitolo, perché appunto deve arrivare più avanti, verrà ampliato, migliorato, fissato, rifinito e tutto quello che ovviamente dipende, ecco. Scopriamolo assieme, giocatore singolo. Allora, lasciamo questa cosa qua e facciamo elimina campagna, ok, che in realtà non è una campagna, inizia una nuova campagna. Vai, difficoltà normale, facile, vediamo un attimo. Le opzioni di difficoltà del gioco possono essere modificate successivamente dalle prime impostazioni. Io direi normale, volo, tolleranza all'attracco 150%, 100%, ingegnere aerospaziale 50%, porca miseria. Qua, consentire via, caricamento rapido, include veicoli predefiniti, per controllare le sonde necessario Comnet, va bene. Giunzioni infrangibili, presumo che siano un modo per facilitare il tutto, descendendo da schianto, carburante infinito, energia infinita, ok. E basta, modalità di gioco sandbox perché al momento è l'unica che c'è, manca anche il multiplayer che verrà implementato più avanti. Enter text, allora, nome campagna, Alex, qualcosa di molto sobrio, magari invertiamo cap, ok, nome dell'agenzia, Cazzari, sì dai, diciamo che rispetta il mio credo. Bandiera e colore dell'agenzia, allora, questa qui è molto bella. Questa qui è esattamente quello che rappresenta, ovvero non so cosa sto facendo, per cui perfetto, dai. Base, ok, evidenzia, ok, imposta colore agenzia, bene, e qua bianco, dai, ci sta, come le mie scritte, perfetto. E qua posso cambiare colore? No, la bandiera è così di default. Inizia campagna. Una cosa che hanno implementato tanto rispetto al primo capitolo è il tutorial, per cui spero sia fatto bene, anche perché io il primo capitolo l'avevo lanciato giochicchiato pochissimo ed era molto complesso da padroneggiare, ma anche in realtà da provare. Ecco, per cui spero che qui abbiano fatto i compiti fatti bene. Tutorial, introduzione. Your new space program, leaping forward into the cosmos. Since the dawn of KERBAL kind, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts recently founded KERBAL Space Program. Oh my! I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on! Slides, somewhere. Welcome to your first day running the KERBAL Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this collection of geniuses has created several very Ma quanto belli impressive sono i buildings. KERBAL. We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Perfetto. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard!
Lo faremo sicuramente, visitare il centro di addestramento, Allora, vediamo un po'. Ti diamo il benvenuto nel centro spaziale KERBAL. Questo campo è tutto la corrente per trasformare il tuo programma spaziale in erba e in un'impresa leggendaria. I nostri ingegneri hanno ideato un programma di addestramento che ti guiderà nella costruzione e nel pilotaggio del tuo primissimo razzo. Puoi consultare le lezioni qui nel centro di addestramento. Se vuoi cominciare a costruire immediatamente, l'edificio assemblaggio veicoli è a tua disposizione. No, centro di addestramento direi. Perfetto. Allora, il centro di addestramento è dove impariamo come costruire e pilotare razzi, velivoli e moduli di atterraggio. Le lezioni vengono tenute in una simulazione e puoi iniziarne in qualsiasi momento, persino durante un volo attivo. Quando avrai finito, ti riporteremo esattamente dove ti avevamo trovato. Lo spazio è tutto, 0 di 7. Per imparare le basi, costruisci un razzo, fallo decollare, attiva negli stadi e fallo atterrare in un volo suborbitale. Da qualche parte bisogna pure iniziare. Come funzionano i razzi? Impara le basi della tecnologia missilistica. La partita verrà messa... Ok, perfetto. Andiamo con il tutorial, ragazzi, anche perché il tutorial sostanzialmente sarà tipo una cosa molto molto massiccia, ecco. Io adesso vi faccio vedere una parte, dopodiché me lo giocherò un po' per conto mio e dopodiché vi dirò la mia impressione, perché è un gioco molto interessante e penso meriti l'attenzione. La mia attenzione, ma anche in realtà quella di altri, ecco. Un sacco di filmatini simpatici qua, 90 secondi di filmato. Cazzo. So you want to get to space. Have you tried rockets? Ah, niente altalena. Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. Often the first stage is very powerful, with just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low-thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first stage and leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. Che figata! Io di queste cose sapevo veramente veramente poco. Bellissimo. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, ideally in one piece. Ideally in one piece. Idealmente in un pezzo. La traduzione qua non mi fa impazzire, però va bene, dai. Simpatico, simpatico. Tutorial completato. Hai imparato come andare nello spazio. Ah, davvero? Questo era il tutorial? Ma è un filmato, cavolo. Pensavo mi facessero pistolare un po' con i comandi io. Cos'è? Welcome to the launch pad. As you embark on your journey into rocketry, it's important to get all the crashing out of your system here in the simulator. It really cuts down on the awkward phone calls. Today you'll be launching into the virtual skies over KSC, where you'll learn how to control a rocket. Ok, devo imparare come controllare un razzo. Qua c'è veramente il tutorial allora. Rotate the flight camera. That way you can see the launch from great. You can also zoom the camera in and out. Ok. Go ahead and pick your favorite view for this launch. Così direi. Your rocket is ready for launch. Every good launch starts with a big green button and lots of fire. Most bad launches do too, actually. Ok, a livello grafico diciamo che non è malaccio, non è nemmeno stupendo, ma d'altronde non punta su quello, ecco. Inizia la sequenza di lancio selezionando il pulsante via o premendo la barra spaziatrice. Vai. Partito subito, cavolo. Ed ha le fiamme violetta, ma è bellissimo. Ah. 1000 metri. 500, ok. Mi sa che sono i colori della mia bandiera questi qua, bianco e viola, ma non sono sicuro. Bene. You're a kilometer up. You can still crash, but you'll have more time to correct your course if you start pointing at the ground. Sì? Let's learn some rocket controls. When flying a rocket or a plane, we have specific terms for moving. Pitch tilts your rocket's nose up and down. Nice che figo. pitch. Now pitch up until you're flying straight up. Il valore del pitch, Let's move on. Yaw steers your rocket left and now yaw to the excellent. Now for the final control. Roll
rotates your Rollio. That's the basics of rocket flight. Feel free to experiment with the controls. Beh, You can move on when you're e ready. se la faccio andare verso la terra, tipo? Vediamo che succede. Bah, incredibile. Che succede? Cioè, continua ad andare in alto. Ah no, ci ha messo un po' a cambiare direzione, però ce la sta facendo adesso. Sto scherzando, dai. Hai imparato come muovere le visuali in volo, come lanciare un razzo, come eseguire un beccheggio, un imbardato e un rollio. Perfetto, sono d'accordo, sono d'accordo. Confermo che ho imparato queste cose, ecco. Ed è già una grazia. Vuoi andare nello spazio? Allora è il momento di costruire un razzo. A simple rocket requires 4 crucial components: a command module, fuel tank, engine, and parachute. Let's start by learning how to add a command module. Ok. A command module allows us to control our vessel. As long as there is at least one command module on board, our rocket will be operational. This rocket will use a command pod, which can be manned by a Kerbal and is located in the pods category. Perfetto. Or multiple Kerbals. It all depends on the crew capacity of the part. Ottimo. For this lesson, we're going to make a small rocket. So we need a small command pod. Let's add this one. Latina Mark 1. Great! It doesn't look like much, but it's a promising start. The next thing our rocket needs is a fuel tank. Fuel, or propellant, is an expendable resource used to power our vessels. Without fuel, we won't be going anywhere, let alone space. Let's look at the small fuel tanks. Giustamente, seleziona la categoria serbatoio menu parti. Ok. How about that one? Rocketry Weekly calls it good enough. How exciting. Ovviamente ragazzi vi ricordo tutti i miei social che sono scritti qui in descrizione, li vedete anche qui sopra, quindi il canale Telegram per le offerte Amazon sui videogiochi, il canale Twitch dove andremo a fare le live, il canale Instagram dove posterò foto della mia collezione e tanti aggiornamenti e molto molto altro, tutti qui in descrizione. Allora, tac. Notice the part is once again attached to your cursor. Sì. If you place your cursor near the bottom of your command pod, you'll see it snap into place. Then left click to attach it. Perfetto. Now that's beginning to look like a rocket. Well, almost. We need an engine. Here at the KSP, we have 4 different types of engines: launcher, sustainer, orbital, and deep space engines. Ok. To break free of Kerbin's soupy atmosphere, we want either a launcher or sustainer engine. I personally like sustainers. What can I say? They keep me going. Bah, vabbè. Now let's add the sustainer engine to the fuel tank. Girello. Carino come nome. Excellent! Our rocket is looking pretty great. We just need one final touch. As is, our rocket can absolutely take flight, but if we want our pilot to survive the landing, we need to attach a parachute to the top of their command pod. Ok. Our one Kerbal rocket doesn't weigh much, so we only need an extra small parachute. Let's go with that one. Now, all we need to do is put it on top of the command pod. It won't do as much good on the bottom. Giustamente. Congratulations! Sul fondo non You've just servirebbe built a molto. rocket. Perfetto. Are you sure you haven't done this before? No, sicurissimo, sicurissimo. Tutorial completato, imparato l'importanza del modulo di comando, carburante e motore paracaduto in un razzo, le 4 tipologie di motore, di lancio, di sostegno orbitale e spaziale, come trovare le parti nel menu parti, come montare le parti. Benissimo! Non appena comincerai a costruire razzi, vorrai vedere i tuoi progetti da angolazioni diverse, impara come manipolare la visuale all'interno dell'edificio assemblaggio veicoli. First, let's rotate the camera. Ok, Nice. Così. Now let's zoom the camera in and out. Great. Perfetto. Now let's pan the you can also focus your camera at a specific part. che figo. Puoi centrare la visuale su una parte specifica, clicca il pulsante centrale del mouse su una parte del veicolo. Ah, così tipo, If you figo. want to view your rocket from the top, front, or sides, switch to blueprint mode. You can change the camera's direction by selecting different sides of the view cube. Wow. If you ever get lost in the VAB, you can always reset the camera. Che figo. Tac. 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 Bello. Se ti perdi nelle AV puoi sempre impostare la visuale. Premi il tasto home. Tasto home. Ah sì, ok, va bene. Nice. Mai usato. Now you can get at those hard to reach parts of your rocket.
Anzi, sarò sincero, non sono convinto di averlo, onestamente. No, probabilmente ce l'ho, è che non lo trovo. Bene, ora puoi osservare tutte le parti del tuo razzo, anche quelle difficili da raggiungere. Tutorial completato, vai! Il tuo razzo è pronto, portiamolo fuori per un piccolo lancio, vai! Spostiamo... Ok, lancia. Welcome to the launch pad. Today you'll be flying straight up. Your rocket should do fine without any steering inputs, but if things get out of line somehow, feel free to intervene. Premi la barra spaziatrice o clicca sul pulsante via per decollare. Premi A, D, W, ok, perfetto, vai. Wiu, wiu. Guardatelo, come si diverte. Valentina Karman. You've cleared the launch tower and your flight is underway. Let's learn about staging. Ok. Rockets are constructed in sections called stages. Each stage is designed for a different part of a mission. When a stage completes its job, it's dropped to shed weight. Sì. On your right, you'll find the staging stack. It displays all of the functions contained in each stage. Sì. Every time you select the Go button, you'll activate a new stage, starting from the bottom of the stack. Ah, perfetto. Premo space e si stacca un pezzo. Each stage's fuel supply is shown on a bar next to the stage. Your active stage, Stage 1, still has a little fuel in it. When it goes dry, you'll drop that stage by selecting Go. Sarà fatto. Eccolo qua, eccolo qua. Fra poco, tac. Your first stage Infatti. is out of fuel, and all it is doing is slowing you down. To drop that weight, you're going to activate your next stage. That will activate a decoupler, which will drop your empty stage. It will also activate your next engine. Once you activate a stage, there's no going back. Una volta attivato uno stadio, non si torna più indietro. Ready? Hit go to lose that mass. Tolto, va bene così. Anche qua siamo a metà, tra poco lo stacchiamo. Vediamo se me lo fanno fare in autonomia oppure se me lo dicono. Ok. Congratulations! You're nearly to space, and your next set of fuel tanks are empty. Now is a good time to drop them. Vai. Activate the next stage. Your capsule will now continue coasting up. All that's left to do is gaze back down at Kerbin and wonder if you remembered to lock your car. Nice work! Secondo me vomita fra un po', poverina. Guardatela! Oddio! Incredibile! Porca miseria, che forza G c'è qua! Forza G di 0? Come solo, davvero? Va bene, ok, continua. Tutorial completato, hai imparato come lanciare e manovrare un razzo, cosa sono gli stadi e come attivarli. Povera Valentina KERBAL. If you're curious how high up you are, take a look at your altimeter. You're so high that you can see the curve of the horizon. Sei così in alto che puoi vedere la curva dell'orizzonte. Continua. 20.000 metri. A lot of waiting between the cool explosions. You can speed up time by selecting the time warp controls at the bottom of your screen. Ok. Premi il tasto punto o seleziona la seconda freccia nei comandi per attivare l'accelerazione temporale 2x. Vai. Check, you're about to start falling back down. Let's slow down and enjoy the view. Si vede Valentina da qua? No, dai, non ha senso. A meno che ne sia qui dentro. Va bene, stai per iniziare la discesa, rallenta e goditi il panorama. Premi il tasto virgola. Oppure facciamo così. Ok. Great job. You're now a master of time. Try not to use this new power for evil. Simpatici. Successivo. What goes up must come down. Wind resistance will slow down your capsule's descent, but not enough to prevent it from turning into a bunch of tiny capsules when it lands. That's why we've attached a parachute. Continua. If you deploy your parachute too early, it'll be torn off. If you deploy it too late, you'll do some unplanned underground exploration. The sweet spot for Kerbin is between 20,000 and 2,000 meters. Tra i 20.000 e i 2.000. Okay. You're low enough to activate the final stage that contains your parachute. Sì. Hit go to pop your chute. Vai. Ui, che bello. Nice work. The parachute will trail your capsule for a bit without fully opening. Once you've slowed down enough, it'll open all the way by itself. Ah, in automatico, ok. Presumo, spero, insomma. Vediamo se è vero, vediamo. Se no ci schiantiamo, male che vada, Non è un problema.
Your parachute is now fully deployed and slowing the capsule to a safe velocity. Congratulations! If this were real, you'd find celebratory snacks in the VAB kitchen. Nelle cucine delle Levi. Tutorial completato. Termina tutorial, perfetto. Questa era la prima parte del tutorial, ragazzi. Centro di addestramento. Evitare il suolo. Le orbite sono strane. Trasferimenti orbitali. Evitare il suolo. L'obiettivo di qualsiasi gestione spaziale è raggiungere lo spazio, giusto? Allora costruisci il lanciorazzo e in grado di arrivare in orbita. Evitare il suolo. Scopri come non schiantarti al suolo ed entrare in orbita, scusate, disaccoppiatore di stadio e integrare gli spazi di lavoro. Scopri come usare un disaccoppiatore di stadio su un veicolo. Ok. If you want to visit space for more than a couple of minutes, you'll need to get to orbit. An object is in orbit when it's moving sideways so quickly that even as gravity causes it to fall, it keeps missing the ground. As long as that object isn't slowed down by anything, it follows the same path every time it goes around the body it's orbiting. Forever. If that object is a Kerbal, it is recommended that they bring lots of snacks. So since your goal is to move horizontally at a high speed, why not launch sideways? Interessante. On Kerbin, the atmosphere is like a thick soup. You waste a lot of fuel trying to fly through it horizontally. Whoops. By launching vertically, you cut through the thickest part of the atmosphere as quick as possible. Most orbital rockets begin tilting toward the horizon soon after they leave the launch pad. This maneuver, called a gravity turn, uses the planet's gravity to turn the ship and reduces the amount of fuel needed to achieve a stable orbit. When launching near the equator, your gravity turns should point toward the east, since your vehicle gets a free boost from the planet's rotation. Thanks, planet! Once a vehicle is moving quickly enough that its arc will take it above the atmosphere, it shuts down its engines and coasts to space. Once it nears the top of that arc, the vehicle needs to fire its engines a second time to keep itself from falling back down to the planet. Doing this turns that arc into a nice big circle. Congratulations! You've missed the ground. Pensa a te che storia. Quante robe utili si imparano qua, eh? Non si sa mai. Cos'è che hai investito che non ho capito, Valentina? Va bene, va bene. Allora, tutorial completato. Ehi, che bravo che sono stato. It's often easiest to work top to bottom, tailoring each stage to carry the weight of everything above it. To give you a head start, I've already placed an upper stage, perfect for maneuvering in the vacuum of space. It could use another, more powerful stage to push it up to space from Kerbin's surface. Let's turn this vehicle into a multi-stage rocket. Ok. Continua. Anytime we intend to drop an empty stage after using all of its fuel, we connect it to the stage above it using a decoupler. A decoupler contains explosive bolts that, when activated by a staging action, eject the attached stage away from the rest of the vehicle. Perfetto. Il disaccoppiatore. Seleziona il disaccoppiatore di stadio TD12. Massa 0,040 tonnellate. Temperatura massima 750.000. Tolleranza all'impatto 6 metri per secondo. Add that decoupler to the bottom of your rocket. Ok. Perfetto. You need to attach a larger, more powerful lower stage to the bottom of your rocket. To keep things simple, I've whipped up a new lower stage in another workspace. You can bring saved vehicles and other sub-assemblies into an in-progress workspace by merging it. Bello. Let's merge my lower stage into this VAB workspace. Allora, apri. Out in the real world, this list would show all of your saved workspaces. Here in the simulator, I'm only showing you the lower stage you need to merge. Va bene. Ok, integra. Now that the lower stage has been merged into your current workspace, you can see it next to the upper stage. Select the lower stage and connect it to the decoupler beneath the upper stage to create a single two-stage rocket. Perfetto. Tac. Perfect! Merging is a very powerful tool. Anytime you want to reuse a particular booster, lander, or other element from an existing rocket, merging saves you the hassle of making the same thing over and over. Perfetto. Successivo. Space rockets sometimes need an extra boost.
In a rare case of rocket scientists naming something well, these additional rocket engines are called boosters. Wow. Boosters are attached to the sides of a vehicle to keep them out of the way of the main engines. Solid fuel rockets make great boosters. They produce a very high thrust for a short time. Let's attach some boosters to the sides of your vehicle. Booster. We'll start by attaching 4 radial decouplers that will eject the spent boosters when they're empty. To make sure that these decouplers are evenly spaced and aligned with one another, you'll be using the symmetry tool. Wow. Clic destro qua. 4. Great! Now when you place a part on one side of your rocket, 3 more evenly spaced duplicates will appear around the rocket. Oddio. Go ahead and add 4 radial decouplers. Qui entra in gioco un po' di matematica, Good. Now attach it as shown. Che figata. Perfect. Now you've got 4 radial decouplers exactly where they need to be. Let's attach those solid fuel boosters. Scorri verso il basso e seleziona il booster a carburante solido RT10 martello. Since you're still in 4x symmetry mode, simply attach this booster to one of the decouplers you just placed. That will attach copies of that booster to the remaining decouplers. Ok. Great job! You've finished your orbital rocket. You can symmetrically place up to 8 parts at once. A feat that could until now only be achieved by certain sea creatures. Che figo. Puoi posizionare simmetricamente fino a 8 parti alla volta. Wow. Successivo. Before you launch a rocket, you need to plan the order of your staging events. Nobody wants to start out their flight by popping their parachute, right? Most parts that can be staged are automatically assigned to stages. Their activation order can be seen in the staging stack. You can change when staging events occur by moving them between stages. You can also add, remove, and reorder stages. Best of all, you can do this in both the VAB and in flight. Che figo. The staging order begins at the bottom of the staging stack. You want your boosters and main engine to fire together for maximum thrust. The solid fuel boosters are currently in the second stage. If we don't change anything, the boosters will ignite late and detach themselves at the same time. This would be embarrassing for everybody, so let's move the boosters down to stage 1. Sposta i 2 booster a carburante solido nello stadio 2 allo stadio 1, cliccando e trascinando le icone del booster nella pila degli stadi, quindi così. Vediamo, scusate perché non ho visto l'animazione. Allora, clicco sul 2. Ok. Ah, va bene, così ragazzi, e così. Perfetto. Your solid fuel boosters burn very hard and very fast, so they will run out of fuel first. Even though your main engine and boosters will activate at the same time, you want to drop the empty boosters before you drop your main engine. You'll add a new stage above stage 1 to do one thing. Activate the radial decouplers to jettison your spent boosters. Ah, ok, va bene. Aggiungi un nuovo stadio sopra lo stadio 1 per attivare i disaccoppiatori radiali con cui distaccare i booster vuoti. Clicca il più a sinistra dello stadio 1. Così. Now move all 4 radial decouplers from stage 4 to your new stage 2. Così. Perfetto. All done. Your remaining stages are set up so that stage 4 will activate your orbital stage's engine. Stage 5 will detach the orbital stage's fuel tank when it's empty. And stage 6 will deploy your landing parachute. Thanks to you, this rocket is ready to fly. Perfetto. Tutorial completato. Vai! Light this candle. In this flight, you're going all the way to orbit. I'll walk you through the process of launching, executing a gravity turn to get moving sideways, coasting to orbital altitude, and doing a final burn at the top of your arc to establish a stable orbit. Bene. Proviamo. Before we begin, let's talk about the nav ball. The nav ball shows your vehicle's orientation relative to the horizon. The blue half of the ball represents the sky, and the brown half represents the ground. The level indicator at the center shows your vehicle's orientation. When you turn, the ball turns. When you roll, the ball rolls. Assuming you want your rocket pointed at the sky, you'll want to see lots of blue on the nav ball. If you get confused, remember this rhyme.
If the nav ball's brown, you're going down. Se la navisfera è marrone, stai per scavare un burrone. Beh, At insomma, dai. launch, you want all your engines at maximum thrust, which means you need to set your throttle at 100%. Your solid fuel boosters are way ahead of you on this. They have no setting other than full throttle, and they can't be shut off once they're lit. Once you hit the go button, they'll go full tilt until they run out of fuel. Still, your main engine's throttle is in your control. Ok. You can see your main throttle here. Left shift gradually increases your throttle. Ah, Left control gradually decreases your throttle. Z and X instantly set your throttle to 100 or 0% respectively. Left click on the throttle will set its level where you clicked. bellissimo Your l'effetto fuel audio. levels are visible within the staging stack. Right now you can see that your main engine and 4 boosters are all topped off and ready to rumble. Ottimo. It's time to go. At the start, all you need to do is fly straight up. I'll check back in with you once those boosters are empty. Good luck! Ok, premi la barra spaziatrice o clicca sul pulsante via per decollare. Via. Adesso si svuotano, i booster sono al massimo. Questi sono i booster, vero? Solid Engine numero 4. Questo qua invece è il motore principale. Fra poco li stacchiamo, i booster. Eccoli. All right, solid fuel boosters are empty. Sbarazziamocene. Let's Tac! drop. It's time to start your gravity turn. A gravity turn uses the pull of the planet's gravity to help bend your vertical ascent into a horizontal arc. It's the first step to entering orbit. For Ok, our first flight to orbit, we're going to start our gravity turn up to where the air is thin, at an altitude of around 10,000 meters. bene. To show you where to aim your rocket, I've placed a target marker on your nav ball. A 10.000 metri. First, we need to get to 10,000 meters. You're going to yaw towards the east so that the target marker is in the center of the nav ball. Your vessel and nav ball should look like this example video if you're performing the gravity turn correctly. Ok, ma come faccio a sapere che a destra è est in questo caso? L'indicatore bersaglio non sarà allineato. Un altro po', è questo qua l'indicatore bersaglio, presumo. Eccolo qua. No? No, come? Ah, ok, eccolo qua. Your current stage's fuel is empty. Let's drop it and activate your deep space engine. Tac. Great job! Your rocket is on its way to orbit. As you gain experience, you can make your gravity turns more efficient by starting to tilt your rocket soon after liftoff. Adjusting course with a series of small corrections instead of one big one will leave you with a lot more fuel when you get to orbit. Turning immediately after launch requires a very stable rocket, so if you ever have trouble keeping the pointy end up, you can try the simplified wait and turn method we use today. Ok. Avanti tutta. Tutorial completato, perfetto. Right now, we're on a ballistic trajectory. If no further adjustments are made, your rocket will eventually fall back down to the ground. Our objective is to turn this arc into an orbit. The process of turning your trajectory into a circular orbit is called circularization. Partial credit to the rocket people on that one. It does have the word circle in it, but it's really hard to say. When planning and executing orbital maneuvers, you'll want to switch to map view, where you can see every part of your current trajectory. Ok. Premi tasto M, seleziona mappa per aprire la visuale della mappa. Scorri le rotelline del mouse in basso per rimpicciolire la visuale. Allora, M va bene. Qua invece dov'è la mappa? Boh. The blue arc passing through your vehicle is its current trajectory, the path your rocket will follow if you don't touch the controls anymore. Our goal is to make that arc into a circular orbit. Ah, After ok. you've coasted nearly to the top of this arc, you're going to point forward, and then you're going to ignite your engine. If you time this burn right, you'll never quite get to the top of the arc, as it'll keep widening in front of you until it wraps all the way around the planet.
Qua le cose si fanno difficili. Dopo aver fatto volare di inerzia nello spazio il veicolo fino a quasi raggiungere lo zenit dell'arco, dovrei puntare in avanti e poi avviare il motore. Se farei tutto con le giuste tempistiche non raggiungerei mai la sommità dell'arco, il quale continuerà a estendersi davanti a te fino ad avvolgere il pianeta. Let's break that down a little more. The top of your arc has a helpful tag in map view. It's called the apoapsis, abbreviated as AP. You're going to max out your throttle before you pass this point. Mamma mia. We're paused at just before the apoapsis. We want to go faster in the direction we're already moving, so we need to make sure our rocket is pointed forward. There's a handy marker on your nav ball called the prograde marker. That represents your forward direction. Use the Stability Assist System, or SAS, to point your vessel at that marker. Ok. Progrado. You're all lined up and ready to go. The next step, 100%. once your trajectory reaches all the way around the planet, you'll see another marker on your orbit. This is the periapsis, or PE, the lowest point in your orbit. It'll always live on the opposite side of your orbit from the apoapsis, or highest point. By burning prograde near your apoapsis, you increase the altitude of your periapsis, the lowest point on your orbit. Allora, stavo guardando e nel frattempo mi sono perso. Quando la tua traiettoria circumnavigherà il pianeta, noterai un altro indicatore sulla tua orbita. Si tratterà del periapside, PE, il punto più basso dell'orbita. Si troverà sempre dalla parte opposta rispetto all'apoapside, ossia il punto più in alto. Accendendo i motori progrado vicino al tuo apoapside, incrementerai l'attitudine della periapside, il punto più basso dell'orbita. Ok. Ah, perfetto. Okay, your orbit is fully out of the atmosphere. Cut the throttle. Ok, imposta l'acceleratore su 0%. Tac. You Tac. did it! You're in orbit! This is when I'd usually tell you to look under your seat in the simulator, where you'd find a delicious celebratory treat. Sadly, since the vending machine in the astrodynamics lab broke down, it has gotten very difficult to hide snacks anywhere at KSC. Feel free to take a moment to admire your first orbit. In a way, you've given yourself a mind snack, which is way better than the edible kind anyway, right? Bello, bello, bello. Termina tutorial. Bene ragazzi, noi qua ci fermiamo con la prima parte di KERBAL Space Program numero 2, perché ovviamente il tutorial è ancora piuttosto lungo, ma noi volevamo appunto vedere un po' come funzionano le cose. È un gioco sicuramente molto particolare, molto di nicchia per gli appassionati dello spazio, ma anche per chi si cimenta in questa cosa per la prima volta, in quanto il tutorial è veramente fatto bene, ve lo confermo perché sono una capra in materia, per cui sicuramente il potenziale c'è. Staremo a vedere se con il passare del tempo ci daranno tante più motivazioni per acquistare il gioco, dato che appunto i contenuti al momento sono un po' scarni, ma sono sicuro che la base è davvero estremamente promettente. Detto questo, grazie a tutti e vi ricordo di nuovo i social qui sotto. Alla prossima!